Il primo grande ristorante dove sono mai stata, ormai 14 anni fa, è stato El Celler de Can Roca a Girona, in Catalogna. Quella sera la prima portata ad arrivare al tavolo fu un olivo bonsai, dai cui rami pendevano delle olive che non erano affatto olive, bensì erano sferificazioni nello stile della cucina molecolare di Ferran Adrià. Ho una memoria così vivida e precisa dello stupore e della delizia che provai per quel colpo di teatro. Fu genuinamente uno dei momenti più felici di tutta la mia vita. Lo scorso anno lo chef pasticcere di questo stesso ristorante, si chiama Jordi Roca, ha debuttato con un nuovo dessert di nome Bosco Piovoso. Un distillato di funghi viene addizionato di gelificanti, poi viene passato in un macchinario che semplificando chiamerò uno sparabolle, dove viene arricchito di elio trasformandosi in una schiuma più leggera dell'aria, che viene poi ancorata sopra al piatto del commensale da dove si condensa in pioggia. Ora è difficile per me, che sono così appassionata di alta cucina, descrivere l'emozione che mi suscita questa invenzione così fantasiosa e avveniristica. Ma se dovessi scegliere una sola parola direi fastidio. Ma facciamo un passo indietro. Cosa è successo negli ultimi 15 anni, a parte il fatto che evidentemente io sono un po' invecchiata? Era il 2011 e il termine impiattamento non aveva ancora sfondato nel linguaggio corrente, perché la prima edizione di MasterChef sarebbe stata trasmessa solo a dicembre di quell'anno. Ma l'impiattamento era già una prassi e un termine utilizzato nelle cucine dei ristoranti professionali da molto tempo, dove veniva utilizzato per aggiungere bellezza, ergonomia e, se mi passate il termine, livelli di lettura a un piatto. Vi faccio un esempio. Questo è il riso zafferano e oro di Gualtiero Marchesi, è un piatto che risale al 1981. A prima vista l'aggiunta dell'oro appare insensata, il costo del piatto si alza e di molto e il sapore rimane identico. Però, per cominciare, il piatto è più bello. La contrapposizione delle forme e dei colori, questo quadrato in mezzo al cerchio che a me ricorda l'uomo vitruviano leonardesco. E poi c'è un'altra considerazione. Gualtiero Marchesi è stato il primo chef in Italia a ottenere 3 stelle Michelin. Quindi fino a quel momento la guida Michelin aveva implicitamente sostenuto che la cucina italiana fosse inferiore a quella francese. Cosa c'è di più italiano del risotto? Nel mettere una foglia d'oro sul suo risotto, Marchesi era come dicesse: cosa devo fare per convincervi del pregio di questa pietanza? Ci devo letteralmente mettere sopra dei metalli preziosi? Ora, Marchesi era però un po' l'eccezione per l'epoca. Grande appassionato e grande conoscitore d'arte, dava una enorme importanza all'aspetto estetico dei suoi piatti. Dalla metà degli anni 2000 è cambiato tutto. L'impiattamento è diventato sempre più importante, l'aspetto estetico dei piatti è diventato sempre più importante, e questo per una ragione che tutti conoscete, cioè abbiamo cominciato a fotografare il nostro cibo, prima con le macchine fotografiche per i blog e poi successivamente con i nostri smartphone per i social media. Qui vi propongo una mia personalissima carrellata di tecniche di impiattamento nelle quali vi sarete certamente imbattuti in questi anni. Questo è il riporto. I puntini, le polverine, mini pietanza maxi piatto, la riga di mezzadria, partenza sgasando, questo mi piace chiamarlo il tempo è un cerchio piatto, e qui tutto tranne il piatto. Vi prevengo, allora questi esercizi di stile possono apparire un po' vacui, ma qual è il problema? Ecco, in realtà ce n'è più di uno. Quando il successo dei ristoranti ha cominciato a passare in maniera preponderante dalla condivisione di immagini sui social media, l'estetica è diventata più importante del gusto. Esempio di nuovo, questo è pasta, patate e provola, piatto povero della tradizione campana, buonissimo, doppietta di carboidrati, caldo, morbido e confortevole come un maglione di cashmere. Questa è la versione gourmet di questo stesso piatto, la fa un ristorante con 2 stelle Michelin. Il piatto è bellissimo, sembra un diorama, però tutti gli elementi sono isolati sul piatto, con il risultato che mangi tutto freddo
ottenendo l'antitesi esatta della sensazione che questo piatto vorrebbe evocare. Ma c'è di peggio. Questo piatto che vedete si chiama radish pie, un tortino di ravanelli, ed è un po' il piatto vertice di una stile che in gergo noi chiamiamo tweezer food, cibo da pinzette. Piatti composti da un'infinità di minuscole componenti difficili da assemblare quanto una nave dentro una bottiglia. Questo genere di piatti è estremamente laborioso da comporre. Ci vogliono alcuni minuti di lavoro di un cuoco per portare in tavola un piatto di questo tipo e ovviamente da moltiplicare per tutti i coperti che ci sono in sala in quel momento. Ora, come può essere sostenibile economicamente un piatto così laborioso? Lo può essere soltanto se il lavoro costa zero. E infatti questa è la tecnica simbolo di un'epoca in cui era comune nelle cucine dei grandi ristoranti del mondo avere anche 20 o 30 stagisti non pagati contemporaneamente. Una cosa che veniva considerata una straordinaria opportunità di fare curriculum invece che sfruttamento del lavoro. Da qualche anno il format di condivisione social più importante è diventato il video e le cose sono ulteriormente peggiorate. Perché non basta più il piatto bello, serve il piatto in cui succede qualcosa, ci deve essere un elemento dinamico che possa essere ripreso in una sequenza di immagini. Questa è la ragione per cui adesso quando si va in un ristorante gourmet la maggior parte delle portate vengono finite al piatto. Arrivano due camerieri, depongono il piatto sul tavolo e poi in perfetta sincronia come tuffatori olimpici aggiungono nel piatto una salsa, un fondo, un brodo. Per qualche tempo è andata molto di moda un trucco un po' da prestigiatore che consisteva nel fatto che la pietanza appariva soltanto quando una nebbia fitta in cui era celata finalmente si dissipava, un effetto che si ottiene grazie all'azoto liquido. Su questo vi metto un po' in guardia, è un po' out questa cosa. Diciamo che in un ristorante gourmet è diventato l'equivalente di quando nel ristorante un po' trappola per turisti ti servono il risotto nella forma di parmigiano. Fin qui abbiamo parlato dei grandi ristoranti, ma anche in locali più semplici vediamo come sia diventata la norma pensare prima a Instagram e a TikTok, introducendo un effetto sorpresa, un elemento wow che porti i clienti a riprendere il proprio cibo e a condividerlo online, attirando così altri clienti che riprendano e condividano. Facciamo un esempio semplice, i croissant. Il croissant ovviamente è un nome francese che significa crescente perché ha forma di mezzaluna, una forma ideale da mangiare ma anche da tenere in mano e anche per la lievitazione. Ora, da qualche tempo sui social spopolano i croissant di una pasticceria torinese già molto imitati, che sono invece cubici. Questa forma però si ottiene soltanto cuocendo il croissant all'interno di uno stampo, con il risultato che la cottura è molto poco uniforme e soprattutto i bordi sono molto secchi. Altri croissant per me del tutto inspiegabili sono questi, croissant XXL di un pasticcere francese a Londra. Anche questi già molto imitati, c'è una pasticceria con lunghe code nel weekend qui a Milano che fa qualcosa di simile. Sembrano obbedire a un motto recente: quando mancano le idee, fare tutto gigante, come l'immettibile chapeau bombard di una maison francese. Non faccio casualmente questo collegamento con la moda, perché da quando il cibo, forse dovrei dire il food, è diventato lifestyle, si è molto più esposto a mode e tendenze, con uno svantaggio. Anche la moda ovviamente ha un aspetto multisensoriale, però più che altro la si guarda e la si indossa, e il cibo invece si mangia, almeno in teoria ovviamente. Allora, dove stiamo adesso? Come Lévi-Strauss diceva che il cibo non deve essere, per essere buono da mangiare, prima deve essere buono da pensare, noi siamo in un punto in cui deve essere anche buono da instagrammare. Se mi consentite un'altra parafrasi, come il medium è il messaggio, così l'impiattamento è diventato il piatto. Cosa fare quindi? La mia proposta. Ci fa bene riconoscere questi schemi e provare almeno un po' ad affrancarcene, se volete, a liberarcene per stare in tema. Prendiamo questa zuppa di legumi, cereali, verdure, un giro d'olio a crudo, macinata di pepe fresco, uno dei piatti più buoni che esistano.
e anche uno dei più salutari: proteine vegetali, fibre, carboidrati, la giusta quantità di grassi. Certo, non vi farà comparire nella lista dei 10 locali più virali su TikTok, ma del resto vi conosco e so che non invitate nemmeno mai nessuno a cena. I vostri familiari non vi faranno i complimenti per l'impiattamento, ma forse i complimenti ve li farà il vostro medico leggendo gli esami del sangue. Insomma, su Instagram questa zuppa non vi farebbe nemmeno guadagnare 10 like, ma una dieta impostata su queste basi potrebbe farvi guadagnare 10 anni di vita. Piccolo Principe dice: l'essenziale è invisibile agli occhi, e a quanto pare questo vale anche per i nutrienti. Grazie.